Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata. Il mio nome è Massimiliano Coniglio, sono un travel photographer italiano. Nella puntata di oggi vi farò vedere come è possibile sviluppare una fotografia in lunga esposizione creando delle scie luminose lasciate dalle macchine lungo l'autostrada che andremo a scattare oggi. Mi trovo in viaggio in Germania e scatteremo da un ponte che si trova sull'autostrada che collega Bonn a Francoforte. Utilizzeremo la tecnica del digital blending in Photoshop che avete già visto negli episodi precedenti. Prepareremo le nostre foto all'interno del catalogo di Lightroom e poi andremo a sviluppare una fotografia utilizzando diverse esposizioni, più o meno tra 5 e 10 esposizioni, che mi serviranno per creare quante più scie luminose all'interno della nostra immagine finale. Volete sapere come? Allora seguitemi. Come vi dicevo prima, questa è l'autostrada che si trova tra Bonn e Francoforte. Voglio provare a scattare tra le 5 e le 10 esposizioni per far venire quante più scie luminose possibile all'interno delle diverse esposizioni e poi utilizzare la tecnica del digital blending che avete già visto negli episodi precedenti. Se non l'avete vista vi consiglio di cliccare il link in alto a destra. E andremo a utilizzare il digital blending in Photoshop per creare un'immagine che sicuramente avrà un suo perché. Quindi se volete scoprire l'immagine finale ragazzi seguitemi e cominciamo a scattare qualche immagine a ISO 64, sono a f16 e voglio aspettare che la luce cali ancora un pochettino per avere più dettagli nel cielo. Vi consiglio sempre di utilizzare un cavalletto, di disattivare il sistema di antivibrazione della lente, di chiudere il viewfinder della vostra fotocamera se avete la possibilità per evitare di introdurre luce all'interno del mirino e di giocare tra magari i 4 e i 6 secondi. Ecco, sto scattando io all'orario del tramonto, quindi non è notte fonda. Mi piace avere una lunga esposizione con i colori del cielo ancora diciamo un po' saturi, quindi non notte fonda. E niente ragazzi, scattiamo e andiamoci a divertire dopo in Photoshop. Bene, siamo all'interno del catalogo di Lightroom ragazzi e per il progetto di oggi andremo a lavorare in digital blending, come avete già visto negli episodi precedenti, creando un'unica immagine finale come risultato di diverse esposizioni. Io vi insegnerò il mio workflow personale e poi voi siete liberi di adattarlo sulle vostre immagini. Alcuni di voi mi hanno chiesto sia sul mio canale YouTube che su Instagram come è possibile effettuare una lunga esposizione. Beh, il mio primo consiglio è quello di cercare di creare delle lunghe esposizioni quando ancora c'è un po' di luce nel cielo, quindi non proprio quando sia notte fonda, o perlomeno questo è il tipo di fotografie che a me piace. Per l'immagine di oggi, come vedete, ho scattato da un ponte che si trova lungo l'autostrada tra Bonn e Francoforte in Germania e mi piaceva questa composizione perché abbiamo, come vedete, le due autostrade qui parallele che si incrociano, diciamo, alla fine con la collina del Siebengebirge in Germania e il piccolo castelletto che si trova qua in collina. Come ho creato l'immagine finale? Allora, io ho scattato un'immagine, che è questa che vedete qui, con uno scatto singolo a ISO 64 a 70 mm a f16 e a 1/3 di secondo. Ho sottoesposto l'immagine di circa 1/3 di stop per avere più dettagli del cielo. Non guardate la parte di foreground, ma soffermatevi qui sulla parte di background, in particolar modo sul cielo. Ho voluto fotografare questa immagine perché volevo ottenere quanti più dettagli possibili nel cielo. Subito dopo ho scattato tantissime immagini, come vedete, forse ne avrò fatte circa una trentina. Perché? Scattando a 1/3 di secondo, come vedete, abbiamo sì un cielo interessante dove è possibile, appunto utilizzando i filtri poi graduati, andare a recuperare tutti i dettagli e i colori.
però non abbiamo una lunga esposizione interessante qui lasciata dalle macchine. Prima di tutto perché non passavano tantissime macchine, come vedete, quindi non sono delle strade particolarmente trafficate. E scattando a un terzo di secondo, quindi mantenendomi sotto il secondo, non ho quell'effetto di scie luminose che si vede in tantissime immagini che trovate sul web. Quindi cosa ho fatto? Ho scattato queste immagini che utilizzerò per il cielo e ne ho scattate poi tantissime altre, tutte con le stesse impostazioni. Questo, ragazzi, è un segreto molto importante. Tenete sempre tutte le stesse impostazioni. Come vedete, rispetto alla prima immagine, tutte le altre immagini risultano più luminose. Ci sono meno dettagli nella parte del cielo perché il cielo è più bright, è più luminoso, però abbiamo raggiunto il nostro scopo, cioè abbiamo creato la lunga esposizione lasciate qui dalle macchine con un'esposizione di 2,5 secondi. Quindi se scattate una lunga esposizione, ricordatevi sempre di andare in manuale e di scattare tra, diciamo, i 2, 4, 6 secondi e di non cambiare mai le impostazioni tra uno scatto e l'altro, quindi lasciate la vostra macchina fotografica scattare in sequenza e, non so, ogni magari 3 secondi, 4 secondi potete scattare delle immagini, quindi come vedete io ne ho scattate diverse e l'unica differenza tra una fotografia e l'altra sono le strisce luminose lasciate dalle nostre macchine. Come operare su queste immagini? Andiamo sulla prima immagine, apriamo il pannello base e andiamo su Shade. Come sapete mi piace utilizzare il bilanciamento del bianco di tipo shade, quindi diciamo con dei colori un po' più caldi, quando scatto al tramonto. Apriamo le ombre, non mi interessa aprire le ombre tantissimo, mi mantengo più o meno a 40, andiamo giù con gli highlights, per questa immagine mi soffermo su meno 100, utilizziamo un po' il contrasto, magari a più 12, lavoriamo sui bianchi, tenendo premuto il tasto Alt della tastiera, vi spostate verso destra fino a quando non raggiungete il clipping dei bianchi, magari un qualcosa così, potete anche andare a vista, non c'è bisogno che tenete premuto il tasto Alt, e facciamo la stessa cosa con i neri sulla parte di sinistra. Abbiamo già raggiunto una foto abbastanza contrastata. Aumentiamo la chiarezza, il clarity e la vividezza. Per questa immagine faccio un boost della vividezza più o meno intorno a 45, magari una nocciolina di saturazione più o meno intorno a 7. Vi ricordo sempre di non esagerare molto con la saturazione, potete farlo con la vividezza ma non con la saturazione, la vividezza aumenta i colori della vostra immagine in maniera intelligente rispetto alla saturazione che aumenta la saturazione dell'immagine su tutti i colori praticamente. Per questa immagine aumento un pochettino il magenta e un poco le tonalità del giallo. Ok? Cos'altro? Andiamo sul pannello della correzione della lente, rimuoviamo le aberrazioni ipercromatiche, abilitiamo il profilo della lente e andate a selezionare la vostra lente dal menu a tendina. Andiamo sul pannello trasforma, clicchiamo su auto, vediamo se Lightroom dà una piccola aggiustata alla nostra immagine, ma non mi sembra, ero comunque su cavalletto. Ok, andiamo sul pannello effetti, aggiungiamo una piccola vignettatura ai bordi, qualcosa del genere, e sul pannello dei dettagli per aumentare lo sharpening della nostra immagine che già risulta abbastanza nitida. Ho scattato ISO 64, quindi non abbiamo problemi di rumore, quindi per queste immagini mi soffermo sul valore più o meno intorno a 90. Aggiungiamo una luminanza di 10, utilizziamo la funzione masking tenendo premuto il tasto Alt della tastiera, vi spostate verso destra per eliminare dalla immagine quello che non volete appunto che venga affetto dalla nitidezza. A noi interessa solamente i contorni della nostra immagine e lavoriamo un po' sui dettagli per andare a recuperare qualche dettaglio, quindi lo slide dei dettagli lo potete spostare di pochissimo, ecco, su valori intorno a 30, quindi quando avete questi tipi di immagini dove ci sono degli alberi, delle montagne, non spingetevi molto oltre con lo slide della nitidezza, altrimenti introducete di nuovo il rumore che abbiamo compensato con la luminanza. Questo è molto importante. Ok, per quanto riguarda le correzioni di base abbiamo finito, fatemi dare un'occhiata, ok.
Vado a prendere un filtro di tipo lineare e graduato, quindi lo creo dall'alto verso il basso per andare a creare un cielo un po' più interessante, diminuisco l'esposizione, aumento il magenta e anche le tonalità del giallo per, ecco qua, creare, wow, guardate che bello, un bel tramonto di sera. Fatto questo, ragazzi, cosa dobbiamo fare? Selezionate tutte le immagini che avete scattato durante la vostra gita. In questo caso le seleziono tutto, tengo fuori questa perché questa sarà l'immagine finale, questa è l'immagine finale che avevo già sviluppato prima di fare il video. Ok, quindi la rimuoviamo e cosa facciamo? Sincronizziamo praticamente tutto, quindi clicchiamo su Check All. Andiamo a sincronizzare il bilanciamento del bianco, le correzioni basiche, i colori, la correzione della lente, trasforma, quindi l'aggiustamento della lente, chiarezza, nitidezza e niente, facciamo sincronizza e Lightroom, boom, in un solo colpo ci sincronizzerà tutte le altre foto esattamente allo stesso modo. Una volta che abbiamo fatto questo, quello che di solito faccio, io vado nella sezione libreria e le vado a guardare tutte quante diciamo a schermo intero e vado a decidere quali di queste immagini andrò a utilizzare per, ancora Lightroom sta lavorando, come vedete sta sistemando, ecco, il bilanciamento del bianco e tutto il resto, quali parti delle nostre fotografie vogliamo appunto utilizzare per andare a creare la nostra immagine finale. Quindi questo chiaramente è sempre una scelta dell'autore, quello che sicuramente voglio è la prima immagine e poi andrò a prendere quelle che hanno più scie luminose chiaramente, quindi andrò a selezionare ad esempio la prima, poi magari selezioniamo questa, come vedete qua ci sono sulla sinistra delle scie luminose delle nostre macchine. Ok, perché sono tutte selezionate? Ok, Command D per deselezionare tutte le fotografie, quindi ripartiamo di nuovo, selezioniamo la prima, la terza, magari selezioniamo questa, che qua abbiamo delle scie luminose rosse, magari questa qui, poi questa sembra anche interessante, cos'altro? Questa qui, questa... Per il progetto finale credo di averne selezionate molte di più, però insomma per il tutorial non voglio perdere molto tempo, l'importante è che capiate appunto il concetto. Quindi, una volta selezionate le vostre immagini, tasto destro del mouse e poi Edit e Open as Layers in Photoshop e Photoshop aprirà le nostre immagini su diversi livelli. Quindi adesso passiamo in Photoshop e vi farò vedere come è possibile creare un'immagine davvero interessante. Ok ragazzi, siamo all'interno di Photoshop. Se non avete utilizzato un cavalletto per scattare le vostre immagini, e non ve lo consiglio, ma se per caso quel giorno non avete portato un cavalletto con voi, cosa praticamente impossibile perché se volete scattare una lunga esposizione vi serve per forza il cavalletto, selezionate tutte le immagini, andate su Edit e cliccate su Auto Align Layers, perché per utilizzare la tecnica del digital blending è molto importante che tutte le immagini siano allineate fra di loro. La prima immagine, come vedete, è quella che utilizzeremo per mantenere i dettagli del cielo, mentre tutte le altre sono quelle che utilizzerò per avere le scie luminose delle macchine. In che modo? Selezioniamo la prima immagine, creiamo una maschera di tipo bianco, e selezioniamo un foreground di tipo nero. Prendete il vostro pennello, brush tool, selezionate un'opacità magari al momento 80%, lascio un flow al 100% e una durezza allo 0% e andiamo a dipingere sulla nostra strada, esattamente come sto facendo in questo momento, da questa parte e da questa parte. Quindi eliminiamo questa macchina che non ci piaceva e andiamo a tirar fuori le scie luminose lasciate dalle macchine. Quindi un qualcosa così. Facciamo la stessa cosa sull'altra esposizione, creiamo una maschera di tipo bianco e andiamo a tirar fuori i dettagli questa volta che si trovano sull'altra esposizione. Quindi come vedete saltano fuori delle nuove strisce luminose lasciate dalle macchine.
Andiamo sull'altra esposizione, creiamo stavolta un'altra linea, no, questa non mi piace, potete sempre tornare, quindi switchate di nuovo su bianco, quindi lasciamo quella di prima, vediamo cosa c'è qua di interessante, niente, qui non c'è niente, questo mi piace, quindi la lascio così per com'è, andiamo sull'altra, creiamo di nuovo una maschera bianca e questa volta, scusatemi, c'era forse un piccolo errore, ecco qua, così, vado ad aggiustare un poco, ritorno nuovamente qui, non dimenticate di utilizzare sempre un pennello di tipo nero e vediamo se ecco, c'è qualche nuova striscia luminosa lasciata dalle macchine che possiamo benissimo utilizzare. Questo lo lasciamo così per com'è, andiamo qui, creiamo un'altra maschera di tipo bianco, c'è qualcosa di interessante qui, vediamo, ecco. Qui ne salta fuori un'altra, piano piano, sempre con delicatezza andate a pennellare e potete giocare veramente a essere creativi con queste strisce luminose lasciate dalle macchine. No, questo lo lasciamo così per com'è, quindi tiriamo fuori un qualcosa del genere. Niente ragazzi, io vado avanti così, utilizzerò tutte le altre esposizioni per raggiungere poi il risultato finale che avete visto sul web. Il procedimento praticamente è quello che vedete, chiaramente sto cercando di velocizzarlo per farlo il più veloce possibile. Una volta che avete finito quindi con tutte le vostre esposizioni, non vi rimane che selezionare tutto, andare su Merge Layers, quindi fate un merge di tutti i layers. Una volta che avete raggruppato tutti i vostri layer potete sbizzarrirvi, chiaramente andare a definire le vostre immagini. Quello che a me piace fare, utilizzo ad esempio un photo filter di tipo 85 chiamato Warming Filter, che è attualmente all'interno caricato di Photoshop CC 2018, creiamo una curva, quindi andiamo a utilizzare una curva, mettiamo due puntini qui, andiamo a aumentare un poco di più i dettagli qui, qualcosa così, e mi sposto su Solid Color, che a me piace molto, e vado a selezionare un colore che si avvicina un po', diciamo, all'arancione, magari qualcosa così, clicco su OK, vado su Luminosity e vado a diminuire l'opacità di tantissimo, più o meno la lascio intorno a 10, qualcosa così. Andiamo su Hue and Saturation e vado a dare un boost un po' alla saturazione complessiva di questa immagine, lasciandola su valori più o meno di 20. Nell'immagine finale, come vi dicevo, ne ho utilizzate diverse, ecco perché trovate delle differenze per quanto riguarda le strisce luminose delle macchine. Ho anche utilizzato lo strumento clone in Photoshop per eliminare questo cartello, per ripulire un pochettino la strada. Per il progetto di oggi è tutto, io vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione e per i vostri commenti. Lasciate un commento sotto questo video se vi è piaciuto, se non avete capito qualcosa fatemi tutte le domande che volete. Grazie sempre a tutti per la vostra attenzione. Se non vi siete ancora iscritti al canale vi ricordo di iscrivervi e cliccare sulla campanella per essere sempre aggiornati, e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo progetto creativo. Sono in partenza per l'Olanda ragazzi, vi farò vedere le immagini favolose, quindi rimanete con me e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!